Oggi ho voluto concentrarmi anche sulle squadre che lottano per la salvezza, no? Quelle che compongono la zona retrocessione. Forse anche un po' per estranearmi dai pensieri sul derby imminente. È stata una pessima idea. È stata una pessima perché perlomeno Fiorentina-Parma è stata una faticaccia. Una faticaccia che non auguro neanche al peggior nemico. Rimanere concentrate per 94 minuti davanti al televisore e vedere che per lo più non accade nulla. Nulla. Mamma mia. Mamma mia. Lecce Cremonese perlomeno ha dei contenuti, no? Magari non tecnici, ma ha dei contenuti. Anche se poi il gol, no? Il gol che ho visto fare alla ripresa alla Cremonese è un bel gol, no? Con la sponda di Giuric e Bonazzoli che deve metterla dentro. Eh, ma la faticaccia in quel caso, per usare una parola che poi è comune a entrambe le sfide, la faticaccia è quella che sta facendo negli ultimi mesi, da un bel po' di tempo ormai a questa parte, la Cremonese, appunto. E dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne. Sì, dobbiamo parlarne di entrambe le sfide, di tutte le squadre interessate, e per tutte intendo quelle tre che secondo me si decideranno la contesa. Considero, mi duole dirlo, Pisa e Verona già out, anche se il Verona poi ho visto che ha battuto il Bologna, ma non credo possa partire di monta. Ma perché sto coso salta ogni tanto? Perché? E io le tre squadre interessate dico appunto Lecce, Fiorentina e Lecce e Fiorentina. Quella là, la cremo, la cremo. Ne parliamo. E come se lo facciamo? Prima, come al solito, se volete, anche altri contenuti del genere in futuro, no? Che riguardano un po' anche zone poco mainstream, se preferite. Vi invito a spolliciare, così come supporto. E intanto, mi raccomando, iscrivetevi per quelli che non l'hanno ancora fatto, perché tanti di voi magari si ritrovano a vedere il contenuto e stranamente non sono iscritti e a voi non cambia praticamente una mazza, perché l'algoritmo o già vi aggiorna lo stesso o non lo farebbe in ogni caso, quindi a voi cambia veramente zero, però a me fa una piccola differenza, diciamo così. Per cui fatelo, e in descrizione trovate i profili social. Grazie mille, signori miei, grazie davvero. Da dove voglio partire? Come ho fatto oggi, un po' come ho fatto ieri, dall'ordine cronologico con Lecce Cremonese. Oh, bisogna dire che Lecce, le partite che poi deve vincere, dove deve andare a portarsi a casa il bottino, lo fa il Lecce. E nonostante forse, e leverei il forse, una delle squadre che consideravamo meno attrezzate, quindi la più papabile per la retrocessione, oggi fa un balzo enorme in avanti, ragazzi miei, affossando appunto una diretta avversaria, la Cremonese, che era già in caduta libera, e dopo questo veramente fa un ulteriore ruzzolone. E Lecce però, ragazzi, sfrutta le fragilità avversarie, si porta in vantaggio grazie a un'uscita sbagliata, l'ennesimo errore stagionale secondo me di Audero, che non è un portiere di livello, però ogni tanto fa anche la parata, ma per lo più, ahimè, bisogna dire che non riesce a essere all'altezza, e poi sfrutta il fallo netto che porta al calcio di rigore. No, il Lecce fa la sua partita, e poi è seria, è una squadra che poi non si scompone più di tanto. È vero che nel finale addirittura il Cremonese poteva anche trovarlo, il pari l'aveva anche trovato, ma nettamente fallo di mano, e finisce come al solito in caciara, polemiche. Ho visto lamentele, i giocatori della Cremonese che accerchiavano l'arbitro Sozza perché c'era stata la spinta, che in effetti c'è da dibattere lì, però c'è un grandissimo ma, che prima lanciata a rete, che dire, per me non c'è nessun fallo, nessuno, sarebbe andato, o meglio, stava andando uno contro uno col portiere, e per me lì non c'è mai fallo, quindi se l'è complicata Sozza con quell'errore clamoroso, quella svista oserei dire, quindi ecco, la Cremonese può prendersela con tutti tranne con l'arbitraggio, per quanto mi riguarda. E oggi leggevo su calcio totale dei numeri interessanti.
il fatto, lo sapevamo già, che la Cremonese alla fine del girone d'andata era praticamente a metà classifica e dopo, appunto, la Cremonese non vince dal 7 dicembre proprio contro il Lecce. Da allora 10 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 14 partite, cioè 4 punti nelle ultime 14 partite, cioè 4 punti in oltre 3 mesi, giusto? Sì, e soltanto 4 gol segnate, questa è un'altra cosa da analizzare. Nelle ultime 14 partite solo 4 gol segnate, una squadra che fa fatica a rendersi pericolosa. Una media punti che oggi è l'ultima, ribadisco, considerando solo le ultime 14 gare, ha fatto peggio anche di Pisa e Cremonese. Ma mi incazzo, quando vedo questo fatto che salta, ha fatto peggio di Pisa e Verona, la Cremonese, questo volevo dire. Quindi una squadra in caduta libera. Ragazzi, Nicola è stato sempre un mago nel salvarsi, nel salvare le sue squadre e l'ho fatto spesso e volentieri proprio ai danni di Di Francesco, che oggi invece lo batte. Guarda, la storia nella storia è incredibile, sembra una sorta di rivincita, però ancora ci sono tante gare, non è finita oggi la corsa, anzi tutt'altro, adesso si entra nel vivo, però oggi dà si dà una bella scossa il Lecce positivamente parlando e quindi non dico che sia salvo, tutt'altro, però oggi le due squadre che vedo peggio sono paradossalmente appunto la Cremonese ma anche la Fiorentina, cioè la Fiorentina siamo a quanto? 29, che giornata è questa, ragazzi? Ho perso anche il conto, ora ve lo dico guardando anche un po' la classifica. Siamo alla 28esima giornata. La Fiorentina ha 25 punti, il Lecce 27. Ed è giusto così. Ed è giusto così. Oggi la Fiorentina sarebbe salva, avendo un punto in più della Cremonese a 24. Però oggi più che mai per me è lotta tra loro due. Ci rientra ovviamente anche il Lecce perché alla lunga, secondo me, proprio per una questione di rosa. Cioè, il discorso è proprio questo. Oggi la Fiorentina forse si sta un po' lì anche, non dico a... cioè, si ha paura di quello che stiamo vedendo per la Viola, ma relativa perché poi dici ha talmente tanta qualità, talmente tanti giocatori che non può mai retrocedere. Eppure là, ragazzi, eppure là, eppure continua ad offrire prestazioni non all'altezza. Oggi è stato poi contro una squadra, ragazzi, il Parma è la classica squadra che se a te non va è finita. Cioè se a te se te non ti ci impegni a fare qualcosa, poi non esce niente fuori, non esce nulla, non esce nulla perché loro dietro comunque sono tosti, non è semplice. E se da parte tua non ci metti un minimo, succede quello che abbiamo visto nel primo tempo, zero. Cioè, Fiorentina nel primo tempo, zero, nulla cosmico. È vero che anche il Parma non ha mai avuto chissà che cosa, un tiro di strefezza da fuori e l'altro di Keita, se non sbaglio, come si chiama? Però anche quelle non le considererei vere occasioni. Quindi il primo tempo, come al solito, scheppiamolo completamente. Nel secondo tempo la Fiorentina ha detto, ma sai che c'è, giochiamo in casa, proviamo a farla qualcosa. Ecco, qualche palla buttata in mezzo. Forse l'occasione più importante ce l'ha Piccoli lì in quel mischione, quella baraonda là, ma poi poco altro. Oh, mo' mi incazzo, Oh, pazzesco, pazzesco. Sì, non ho capito, devo riavviare il computer. Perdonatemi, ragazzi. E... Però ripeto, io faccio fatica, vedo giocatori, vedo Goodmos lo vedo più a terra a far finta sempre che gli hanno sparato e mai a impegnare. È lui che perde la palla nel primo tempo. Vedo troppi giocatori al di sotto delle loro qualità. Poi non mancava Ken e tutto quello che vi pare. Però, cioè, io voglio che questa Fiorentina faccia qualcosa in più perché oggi è salva davvero soltanto perché la Cremonese davvero sta calando a picco. Cioè, la Cremonese si sta facendo talmente tanto male che allora dici la Fiorentina riuscirà a salvarsi comunque. Ma se la Cremo inizia a giocare come le squadre di Nicola, che poi quando i punti iniziano a scottare, loro comunque la sanno vivere quella situazione là, occhio perché la Fiorentina non la sa vivere.
e lo stiamo vedendo, no? Continua a non annusare il pericolo, nonostante sia lì, in fondo. Vediamo, vediamo. Ribadisco, non è un dramma. Cioè questo pari non è un dramma, anzi è un punto se vogliamo anche guadagnato contro il Parma, però continuo a vedere prestazioni poco, davvero poco convincenti. Quello che ho visto contro lo Jagellonia, ma tante partite, lo so, lì Europa League, ma tante partite in cui la Fiorentina non mi convince più di tanto. Va bene, ragazzi, questo è il mio pensiero. Aspetto la vostra sotto nei commenti. Nell'attesa, io vi abbraccio forte, forte, vi stringo tutti. Va bene? Un grande abbraccio da Neschio. Ci becchiamo dopo, eh? Mo' c'è la Roma e poi c'è il derby.